Benvenuti nuovamente. Allora, direi che possiamo andare così, siamo abbastanza svizzeri anche se siamo in Umbria, quindi direi che possiamo iniziare. Allora, benvenuti al nuovo appuntamento di Synapsi Academy, quindi al nuovo webinar che Synapsi propone come sempre per la formazione professionale continua. Oggi parleremo di un argomento molto interessante per chi ovviamente è del settore, e cioè se siete pronti per le nuove regole sulla contabilizzazione che dal 2022 inizieranno a essere operative e quindi dalla stagione termica che verrà. Okay, quindi cosa c'è di nuovo da sapere? Questo lo affronteremo in questo webinar grazie all'ingegner Massimo Valeri, che purtroppo non abbiamo il piacere di vedere per un problema tecnico, ma è con noi. L'ingegner Massimo Valeri è CEO di Synapsi e anche presidente di KNX Italia, e l'ingegner Marco Gubbiotti, responsabile commerciale di Synapsi. Come sempre le domande vi chiediamo di scriverle in chat o in tempo reale a discrezione dei nostri relatori o alla fine andremo a rispondere a tutte le vostre domande. Termino qui, lascio la diciamo la palla all'ingegner Valeri e auguro a tutti buon webinar. A lei, ingegnere. Buongiorno a tutti, grazie Simone, mi scuso di nuovo che non riesco ad attivare il video, ma sono delocalizzato fuori ufficio e quindi ho un problema di banda, se accendo il video poi non si sente bene, quindi abbiamo dato preferenza alla parte audio. Allora sì, effettivamente come diceva Simone, perché abbiamo deciso di fare questo webinar? Perché si sta riaprendo la stagione degli interventi negli impianti di contabilizzazione. Gli impianti sono stati spenti, è ora di cominciare a fare interventi sui sistemi di contabilizzazione. E quest'anno ci troveremo, a partire da quest'anno, ci troveremo a fare interventi dovendo seguire regole. Quali sono le regole diverse? Sì. Quali sono le regole diverse? Essenzialmente partiamo, diciamo, ci sono due macro novità che oggi coinvolgeranno l'installazione di sistemi di contabilizzazione. Una è una novità legata, non recentissima, ma comincia a entrare in vigore ora in questi periodi, che è il decreto 73. Il decreto 73 che risale al 2020 e che inizierà a come dire, creare obblighi installativi a partire da gennaio 2022. Questo è il primo. Il secondo, ma ne parleremo più avanti, che più che essere un obbligo è un'opportunità ulteriore legata ai sistemi di contabilizzazione, che è la entrata in azione del cosiddetto Superbonus 110, che legato appunto al sistema di contabilizzazione può dare delle opportunità ulteriori e degli stimoli ulteriori all'installazione di questi sistemi. Partiamo intanto dalle novità del decreto 73. Ovviamente non vi faccio una carrellata, andremo proprio al punto. Allora, il decreto 73, come sapete, è il decreto col quale è stata recepita la direttiva europea del 2018, la numero 2002, che modifica le direttive sull'efficienza energetica precedentemente entrate in vigore. Quindi è un po' l'aggiornamento, per chi conosce il mondo della contabilizzazione, del famoso decreto legislativo 102 che ha introdotto l'obbligo della contabilizzazione. Quindi nuova stagione, nuove regole. Quali sono le nuove regole? Lasciamo stare la scadenza che si è avuta a ottobre 2020 perché è passata, perché da ottobre 2020 scattava l'obbligo di installazione di sistemi di lettura da remoto su nuovi impianti. Quindi tutti gli impianti che da ottobre sono stati fatti nuovi devono avere obbligatoriamente un sistema di lettura da remoto. Altro obbligo che sta per entrare in vigore, e quello che ci riguarda di più, che vedete nella terza frecciona, è il 1° gennaio 2022, che è l'obbligo mensile dei consumi. Cioè, dal 1° gennaio 2022 i sistemi di lettura dovranno effettuare e dovrà essere data all'utente una lettura mensile. Non sono più ammesse letture fatte a fine stagione, non sono più ammesse letture fatte una volta l'anno, serve una lettura mensile. Lettura mensile accessibile da remoto. Poi abbiamo una scadenza con un orizzonte un pochino più a lungo, che è gennaio 2027, dove
questo obbligo di installazione dei sistemi di lettura remota dovrà essere esteso retroattivamente anche sugli impianti esistenti. Questo per dire cosa? Per dire essenzialmente questo, che scusate, che oggi chi va a realizzare un sistema di contabilizzazione oggi è opportuno che lo realizzi tenendo conto di questi obblighi che entreranno in vigore, in particolare quello della lettura con sistemi remoti dal gennaio 2022. Qual è la questione che è rimasta aperta dal recepimento del decreto, dal decreto 73? La questione aperta essenzialmente, per quello che ci riguarda, è una. La direttiva indicava, la direttiva europea lasciava liberi gli Stati membri nel recepire la direttiva stessa di esprimersi sul considerare i sistemi mobili, e per mobili intendo walk by e drive by, sistemi di lettura oppure no, di lettura da remoto oppure no. Ecco, questo cosa significa in concreto? Significa che lo Stato membro doveva decidere se il sistema di lettura il sistema walk by o drive by poteva essere considerato un sistema di lettura da remoto oppure no. Voi sapete che esistono tanti impianti realizzati in passato che non hanno un sistema di lettura fisso, ma possono essere letti soltanto in modalità walk by. Benissimo. Allora, il decreto 73 su questo aspetto non si è espresso. Cioè, quindi ha lasciato un buco con peraltro una potenziale apertura anche di una procedura di infrazione da parte dell'Europa, perché si doveva esprimere e non si è espresso. Quindi, al di là di questo punto che è rimasto così in forze, quindi il sistema walk by non è detto che possa essere considerato lettura da remoto o meno, però in assenza di questa decisione, cosa è successo? È successo che soggetti associativi di mercato piuttosto che enti locali hanno preso delle decisioni in assenza di questo. Quali sono? Così vi aggiorno anche su questo. Allora, la prima è la posizione di ANIE. ANIE come gruppo come diciamo associazione di Confindustria che associa i costruttori di dispositivi, ha preso la sua posizione. Ha detto che per ANIE i costruttori dicono che per loro i sistemi di lettura da remoto non sono sistemi walk by e drive by, cioè un sistema walk by e drive by non può essere, secondo i costruttori di dispositivi, considerato un sistema di lettura da remoto. Ergo, questo significa che un impianto realizzato oggi in walk by non è secondo diciamo, l'interpretazione di ANIE, non è realizzabile. ANIE è tutto sommato è un soggetto privato, però è un'associazione di costruttori, quindi voi direte, ma a me quello che dice ANIE me ne frega abbastanza poco, ma non è così, perché chi si è espresso è anche qualche regione, la Lombardia. La regione Lombardia con delibera numero 11 3502 del 5 agosto 2020 ha decretato che per la regione Lombardia i sistemi walk by e drive by non sono considerati sistemi di lettura da remoto. Quindi significa che oggi fare un impianto in Lombardia, l'impianto in Lombardia oggi per rispondere al decreto 73 non può essere realizzato in walk by. Il sistema di lettura da remoto fisso deve essere presente obbligatoriamente. Questo mi sembra un punto interessante, anche perché la Lombardia è sempre un riferimento per le altre regioni poi, no? Esatto, Simone, cioè la Lombardia anche in passato, se chi di voi si è occupato del mondo fotovoltaico, ha sempre fatto un pochino da apripista, cioè in assenza di direttive nazionali la Lombardia ha preso posizioni che poi, guarda caso, sono state intanto fatte proprie anche da altre regioni e poi sono diventate di diffusione nazionale. In realtà il sospetto è che lo Stato non abbia voluto prendere posizione e aspetti un pochino che le regioni stesse prendano una posizione per poi renderla, come dire, nazionale. In passato è successo anche questo, staremo a vedere. Fatto sta che oggi in Lombardia un sistema walk by non è più conforme al decreto 73. Quindi se ci sono sistemi walk by devono essere aggiornati con la parte di lettura fissa. Andiamo avanti. Ovviamente diciamo la conclusione alla quale arriviamo è la seguente. Quali sono le direttive europee in realtà? Le direttive europee viaggiano su queste tre linee guida. 1. Progressivo aumento della frequenza di lettura del dato, perché è vero che la direttiva impone da gennaio 2022 una lettura mensile, però dice, attenzione, nella direttiva c'è scritto che comunque
La lettura suggerita dovrebbe essere la massima, diciamo, con la massima frequenza possibile resa disponibile dai dispositivi. Quindi capite bene che l'indicazione della Comunità Europea è quello di dire: signori, i sistemi di contabilizzazione devono diventare sistemi di consapevolezza per l'utente, devono diventare sistemi di monitoraggio, quindi devono diventare sistemi che danno il dato, passatemi il termine forse non proprio corretto, il dato in tempo reale sempre disponibile all'utente. Questo è il primo messaggio. Secondo messaggio della Comunità Europea, perché questo? Perché un aumento della consapevolezza da parte dell'utente consiste in una maggiore disponibilità del dato e quindi questo genera un comportamento virtuoso che può portare a efficientamento energetico. L'obiettivo della Comunità Europea, come sapete, è garantire efficienza energetica e spingere verso l'efficienza energetica agli Stati membri. Infine c'è un aspetto, e la direttiva lo riporta, legato al consumo, al costo di esercizio. Ora non vi sto a far vedere esercizi che noi abbiamo fatto di analisi dei costi tra sistemi walk by a servizio o sistemi con lettura fissa, ma è palese, se voi andate a rivedere anche dei nostri webinar fatti nei mesi scorsi e l'anno scorso, si dimostra facilmente che sul lungo periodo un sistema walk by con letture, quindi con pagamento delle letture, diventa molto più oneroso per l'utente rispetto a un sistema fisso che prevede un investimento iniziale più grande ma che poi non ha praticamente costo di servizio, se non un costo assolutamente ridotto. La nostra quindi sollecitazione è quella di dire che i sistemi in grado di rispondere alle novità che si stanno profilando nel prossimo futuro a partire da gennaio 2022 saranno sistemi con infrastrutture di lettura fisse e non mobili, e saranno sistemi che, dovendo andare verso una frequenza di lettura sempre maggiore, dovranno a nostro avviso essere sistemi alimentati, non a batteria, perché capite come si aumentano le frequenze di lettura, quei sistemi a batteria richiederanno degli interventi manutentivi per sostituzione della batteria sempre più frequenti. Quindi i 10 anni non basteranno più, la batteria andrà sostituita molti anni prima e quindi ecco, si andrà in questa direzione. Quindi la nostra idea e quella sulla quale abbiamo concepito i nostri sistemi è proprio questa, di dare sistemi alimentati. Ecco, magari poi Massimo nelle slide, per chi ovviamente si è iscritto e sta partecipando, nelle slide che renderemo disponibili, poi magari aggiungiamo anche questi benchmark, queste tabelle di confronto che abbiamo fatto, in modo che possano rendersi conto, per chi magari non ha riferimenti precisi, della convenienza che ha ovviamente l'AMR rispetto a Work By. Ok? Sì, esatto. Arriviamo, e quindi questo diciamo è un po' un rinfresco di quello che è la attuale normativa, che è quella legata al decreto 73, al decreto legislativo 73, e che è già entrata in vigore per l'obbligo dei sistemi remoti ad ottobre dello scorso anno, ma in realtà gli obblighi più stringenti partiranno da gennaio 2022 e quello, diciamo, l'obbligo che andrà a completare tutto il percorso sarà quello del gennaio 2027, con l'obbligatorietà della lettura da remoto su tutti gli impianti realizzati, anche quelli già realizzati. Passiamo però a parlare di un'altra opportunità che si è affacciata. Allora, il sistema di contabilizzazione è utile per fare la bolletta e per far conoscere il consumo all'utente, ma è diventato anche un elemento discriminante per l'accesso al superbonus del 110% nel momento in cui si decidesse di andare, all'utente decidesse di andare a realizzare un impianto domotico. Se parliamo di condominio, ovviamente parliamo di un sistema di contabilizzazione che è un'infrastruttura condominiale e di un intervento domotico che è invece legato alla singola unità immobiliare. Ecco, queste due cose sono assolutamente compatibili, cioè vale a dire, se il condominio predispone interventi per richiedere il superbonus al 110%, magari facendo il cappotto, sostituendo i fissi, sostituendo i generatori di calore, eccetera, il singolo condomino può agganciare alla pratica del superbonus 110% del condominio la realizzazione di un sistema domotico all'interno della sua unità immobiliare, avendo un budget di 15.000 euro come
come massima detraibilità, con un vincolo, e poi andremo a vedere il vincolo, oltre ad avere questo sistema domotico, a dover avere delle caratteristiche sulle quali poi non entreremo in dettaglio perché non è argomento del webinar di oggi, ma soprattutto dovrà mostrare il sistema domotico i consumi di energia e di calore dell'utente. Quindi sarà indispensabile avere un collegamento fra il sistema domotico dell'unità immobiliare e il sistema di contabilizzazione condominiale, nel caso del condominio. Chi ha deliberato il Superbonus 110 è il decreto legge numero 34, che era legato al Covid e che, chiamato anche decreto rilancio, ha praticamente istituito il Superbonus al 110. Il Superbonus, giusto due parole, prevede, è un'incentivazione per alcuni tipi di interventi di efficientamento energetico sull'edificio. Esistono degli interventi chiamati e classificati come trainanti, che sono l'isolamento termico, la sostituzione degli impianti e gli interventi di tipo sismico. E poi esistono degli interventi trainati, vale a dire che questi interventi trainati possono essere incentivati soltanto a fronte della presenza di almeno un intervento trainante. Quali sono questi altri lavori che possono essere realizzati, interventi che possono essere realizzati? Riguardano l'efficientamento energetico con l'installazione quindi di sistemi domotici, riguardano l'installazione di impianti fotovoltaici anche con accumulo, riguardano l'installazione di sistemi di ricarica per i veicoli elettrici. Questi interventi riguardano sia le unità immobiliari singole, quindi le classiche unità unifamiliari, sia unità immobiliari che stanno all'interno di condomini. Quindi anche il condominio può chiedere interventi sotto Superbonus 110. Entriamo nel dettaglio dell'allegato A del decreto ministeriale di agosto 2020, che è essenzialmente conosciuto anche come requisiti ecobonus, che detta i requisiti che deve avere un intervento, che devono avere gli interventi per poter essere ammessi all'ecobonus. Noi ci focalizzeremo sul punto 11, che sono gli interventi riguardanti i sistemi di building automation. Come vedete, l'11.1 che cosa dice? Che nel caso di realizzazione di sistemi di building automation, e volendo far ricadere questi interventi all'interno del Superbonus 110, questi interventi dovranno rispettare la classe B della norma EN 15232, e questo è un primo requisito, ripeto, non entriamo in dettaglio, ma è peraltro un requisito molto stringente. Siccome il sistema domotico deve essere finalizzato all'efficienza energetica, dovranno essere automatizzate e in un certo modo tutte le funzioni legate al controllo della temperatura in ambiente. Ma la cosa che vorrei mettere in evidenza è che negli altri punti di cosa si parla? Oltre alle caratteristiche del sistema domotico si citano canali multimediali attraverso cui mostrare consumi energetici, quindi oltre al sistema domotico che io installo ci deve essere la possibilità da remoto di poter vedere il consumo energetico. E poi ecco altri due aspetti che riguardano la possibilità di regolare gli impianti da remoto e di consentire accensioni, spegnimenti e programmazioni sempre da remoto. Quindi il punto A è l'anello di congiunzione fra i sistemi di contabilizzazione e i sistemi domotici legati al 110. Quindi oggi chi vuole accedere all'opportunità del 110%, quindi di realizzare un sistema domotico nell'appartamento, ha bisogno per forza di cose di connettersi al sistema di contabilizzazione condominiale per acquisire i dati di consumo del proprio appartamento. Questi dati devono essere poi ovviamente visualizzati. Io I sistemi comunque di ricordo, Massimo scusa, ricordo che comunque sul nostro canale YouTube è disponibile la registrazione del webinar fatto il mese scorso, che era interamente dedicato a questo capitolo, ok? Quindi andate e guardate, iscrivetevi poi per ricevere le notifiche delle nuove registrazioni. Per il Superbonus abbiamo dedicato un webinar apposito, ovviamente non stiamo qui a ripetere tutto l'aspetto del Superbonus. Tutti i dettagli, le cose. Sono scaricabili le registrazioni dei video. Dicevo, sono andato indietro. Ecco, dicevo che i sistemi di building automation, come dicevamo, sono
interventi già considerati incentivati, perché sapete che esiste la detrazione fiscale del 65% in 10 anni per questo tipo di interventi, che è già in vigore da qualche anno, però nel momento in cui questi interventi non vengono fatti in modo isolato, ma vengono fatti come interventi trainati di questi altri tre: isolamento, sostituzione impianti, interventi antisismici, l'aliquota di detraibilità si eleva al 110%. Ecco, questo era il concetto. Ovviamente questi interventi possono essere realizzati, come vi dicevo prima, sia in unità immobiliari e residenziali private, quindi edifici unifamiliari, che in unità immobiliari all'interno di condomini. Rifocalizziamoci sulla parte di contabilizzazione. Lo stesso decreto DM 6 agosto 2020 nello specifico dice che i sistemi di contabilizzazione che devono essere usati o installati in accoppiata all'intervento sull'impiantistica domotica possono essere sia sistemi di contabilizzazione diretta che sistemi di contabilizzazione indiretta. Non scendiamo nel dettaglio perché di fronte penso di avere una platea che è espertissima su questi concetti, ed è richiesto un sistema di lettura di dati fisso. Questi sono i concetti che, diciamo, le caratteristiche che deve avere il sistema di contabilizzazione per poter essere asservito all'impianto domotico e rientrare quindi nelle detrazioni del 110%. Ricordo una cosa, ma questo ve l'ho messa qui come appunto e come reminder. Voi sapete che il decreto 73 in precedenza del decreto legislativo 102 prevedevano la possibilità di derogare l'installazione di un sistema di contabilizzazione a fronte di una relazione scritta da un tecnico sulla sostenibilità tecnico-economica del sistema di contabilizzazione. Quindi c'era un modo per eludere l'obbligo di installare un sistema di contabilizzazione. Bene, ovviamente questa possibilità è rimasta, esiste ancora. Il decreto 73 ha ristretto un pochino le maglie, però esiste ancora. Chi invece vuole accedere al superbonus 110% per la parte domotica, se c'è questa necessità o questa intenzione, la deroga non vale più. Cioè, se io voglio realizzare un sistema domotico dentro un condominio, dentro un'unità immobiliare e dentro un condominio soprattutto, perché poi l'obbligo valeva per i condomini, devo obbligatoriamente, quindi non posso esimermi dal mostrare nel mio sistema domotico i consumi. Quindi il sistema di contabilizzazione deve essere realizzato obbligatoriamente, anche se era stata realizzata una relazione di deroga e di non convenienza a installare il sistema. Quindi, tanto per intenderci, chi ha usato la deroga e la relazione di deroga al sistema di contabilizzazione oggi, per come stanno le cose, non può accedere al superbonus 110 per la parte domotica, a meno che non realizzi il sistema vero e proprio in concreto. Sembra molto importante come sottolineatura. Vi dico peraltro, lo ricordo, ma semplicemente come notizia a voi di anteprima, l'associazione ANI di cui noi facciamo parte, ha realizzato un vademecum. Siccome questo superbonus, diciamo la parte attuativa di questo superbonus è abbastanza cavillosa e difficile da comprendere anche in termini di funzionalità da implementare, eccetera, l'associazione ANI ha ritenuto opportuno creare una sorta di guida di vademecum per chiarire gli aspetti più nebulosi del superbonus. Noi abbiamo partecipato al tavolo di lavoro che ha redatto questa guida. La guida è stata, i lavori sono stati completati, siamo in attesa anche noi stessi di avere notizie della presentazione di questa guida. Io penso sia una questione di giorni, verrà presentata e resa disponibile da ANI gratuitamente, ovviamente. Ovviamente ve lo comunicheremo attraverso i nostri canali. Esattamente, come avremo notizia di questo sarete sicuramente avvertiti. Quindi concludo passando la parola poi a Marco Gubbiotti, che è il nostro responsabile commerciale. Concludo dicendo che abbiamo un pochino ricollezionato obblighi e caratteristiche che devono avere gli impianti di contabilizzazione e che dovrebbero avere gli impianti di contabilizzazione che oggi vengono realizzati per essere pronti agli obblighi che scatteranno a partire da gennaio 2022 in avanti, e soprattutto per essere pronti a quello che è la direzione intrapresa dalle direttive europee in termini di prestazione di questi sistemi.
Voglio semplicemente darvi due messaggi che adesso verranno poi dettagliati più tecnicamente da Marco. Ovviamente Synapsi ha una gamma completa di prodotti che permettono sia di aggiornare sistemi di contabilizzazione vecchia, sia di ovviamente installarne nuovi, in linea con tutte le linee dettate e appena riportate, quindi soluzioni che in qualche modo sono a prova di futuro, sono già pronte per gli obblighi che arriveranno. Inoltre, Synapsi, proprio per andare incontro anche alla complessità normativa che ha fatto emergere il Superbonus, ha anche messo a punto delle soluzioni in kit che rappresentano una integrazione, perché poi il concetto è questo, quello che chiede il Superbonus è arrivare a una integrazione fra il sistema di contabilizzazione, il dato che esce dal sistema di contabilizzazione e il sistema domotico. Ecco, noi come Synapsi abbiamo messo a punto dei kit e delle soluzioni che permettono di andare ad integrare i dati provenienti dal sottosistema di contabilizzazione verso sistemi domotici standard di terze parti. Quindi abbiamo creato dei kit di accesso anche al Superbonus. Io ho concluso la mia presentazione e quindi adesso lascio la parola a Marco che scenderà nel dettaglio tecnico delle soluzioni Synapsi che rispondano a tutto ciò che ci siamo detti. Grazie. Perfetto, grazie mille. Grazie Massimo. Massimo, non so se hai già avuto modo di vedere, ci sono già diverse domande, magari ne rispondiamo via via oppure ci limitiamo comunque sempre alla risposta alla fine. Adesso lascio la continuazione del dettaglio, così come dicevamo Ingegnere Valeri, a Marco Gubbiotti. Ok, buongiorno a tutti, grazie Massimo, fantastico, ok. Sì, io parto proprio da dove concludi, sostanzialmente da introdurre, molte delle persone presenti a questo webinar già le conoscono, ma mi piace in questa circostanza approfondire dei dettagli davvero molto interessanti. Equobox, che è la nostra Easy IoT Solution for Smart Metering, sostanzialmente partiamo da qui, perché Equobox dice di poter rispondere a tutte le varie casistiche? Beh, intanto diciamo che Massimo nel presentare queste aree ha puntato l'attenzione su due casi importanti, credo di poter dire. Il primo è relativo al mondo Revamp, e adesso ne parliamo, il secondo all'area Superbonus 110. Per quanto riguarda l'area Revamp, il concetto qual è? Il concetto è che Equobox è un sistema compatibile con un'ampia gamma di ripartitori e contatori. È in grado di supportarli nelle varie modalità wireless CAN bus S, T e C, non sto qui a spiegare perché sono sicuro che tutti quanti voi sappiate di che si tratta. Collegando questo al tema Revamp, che cosa succede? Succede che siamo nel 2021, ci prepariamo a questo cambio epocale, diciamo così, che prenderà parte nel 2022, e di conseguenza siamo a 10-11 anni dalle prime considerevoli installazioni di ripartitori, perché la storia, diciamo così, del mondo della contabilizzazione ci ricorda che proprio nel 2010-2011 partiva in maniera importante questo mercato. Questo implica che ora debbono essere sostituiti i ripartitori in particolar modo per esaurimento delle batterie, e oggi l'apertura del mercato consente la selezione di dispositivi funzionanti con protocolli aperti, quindi OMS, e soprattutto in virtù delle nuove normative compatibili con soluzione AMR. Massimo ci ricordava che in alcune regioni è già definitiva la soluzione AMR come l'unica tipologia utilizzabile per rispondere alle normative vigenti e soprattutto a quelle che verranno e quindi ad eventuali evoluzioni. Scusami Marco, ti interrompo un attimo, ma visto che hai citato la AMR e visto che ci sono delle domande, volevo chiarire questo concetto. AMR non identifica sistemi radio, AMR significa Automatic Meter Reading, quindi significa sistemi di lettura automatica. Quindi ecco, nella categoria AMR rientrano sia sistemi di lettura radio che sistemi di lettura cablati. Ecco, giusto per chiarimento, perché avevo visto anche delle domande in merito. Grazie Marco. Prego. Quindi diciamo, Equobox si qualifica come un sistema particolarmente valido nel momento in cui si debba accompagnare la transizione impiantistica dell'impianto e quindi andare a sostituire contatori, ripartitori con dispositivi di nuova generazione. Ma attenzione però,
il 2011 coincide anche con 5-6 anni dal grossissimo boom installativo del 2015 e quindi la possibilità, il sistema consente, diciamo così, ci dà una spinta in più di installazione, potendo supportare dispositivi tanto in modalità walk-by quanto AMR, quindi in grado di leggere ripartitori e contatori senza necessariamente che si debba ritornare in campo per fare delle riconfigurazioni. Quindi, per impianti in cui non sia presente un sistema AMR, EquoBox consente l'upgrade di impianto senza sostituzione o riconfigurazione dei ripartitori walk-by. Per impianti in cui invece sia presente un sistema AMR, dove per l'appunto ci troviamo nel 2015, anno di profonda installazione, vedi legge UNI 10200 di questo tipo di sistemi, che cosa succede? Succede che la mancanza di specifiche definite in merito alla periodicità di freschezza del dato dell'utente ha portato anche all'adozione di sistemi AMR a batterie. Queste oggi vanno sostituite. 5-6 anni tipicamente questi sistemi vanno sostituiti. Sappiamo anche, il mercato ci ha insegnato che ci sono stati diversi problemi inerenti a questo tipo di soluzioni. Questi sistemi sono inoltre incompatibili con le nuove normative che prevedono per l'appunto, come Massimo spiegava, la disponibilità mensile del dato dell'utente, vedi 2022. Per quale altro motivo EquoBox si qualifica come soluzione in grado di rispondere al cambiamento? Il sistema è in grado di fornire dati freschi fino al quarto d'ora. Sostanzialmente questo significa favorire in modo estremamente importante la transizione di cui di nuovo Massimo parlava da sistema di contabilizzazione a sistema di monitoraggio energetico, cioè abbandono il fatto di avere un dato per fare una bolletta, abbraccio la volontà di mettere nelle condizioni l'utente di sapere che cosa sta succedendo nel proprio impianto. Il sistema inoltre è un sistema costituito da dispositivi alimentati alla rete e quindi esenti da derive energetiche tipicamente inerenti ai sistemi a batteria. Questo lo predispone in maniera potenziale e più che esaustiva verso questa transizione di cui parlavamo un secondo fa. Per quanto invece riguarda l'area Superbonus 110, i dispositivi della famiglia EquoBox sono integrabili in supervisori o SCADA di terze parti e lo sono attraverso RESTful API di tipo pool. Tutto nasce sostanzialmente dalla volontà di installare un sistema di home building automation, ci diceva il buon Massimo, parliamo di interventi trainati, e il sistema deve garantire la rispondenza alla classe B delle funzioni termiche della EN 15232. Diviene necessario di conseguenza far riferimento a standard in grado di come possiamo dire, assolvere a condizioni impiantistiche e tecniche di un certo spessore. Noi riteniamo che KNX sia per antonomasia lo standard più adeguato a queste esigenze impiantistiche. Inoltre non bisogna mai trascurare il fatto che si debba garantire la visualizzazione periodica dei consumi, quindi il sistema domotico deve portare con sé l'integrazione verso la visualizzazione dei consumi. EquoBox, per concludere, può essere fornito in versione kit integrato con sistemi di contabilizzazioni e gateway verso bus standard come KNX o Modbus, anche con funzioni di supervisione domotica. Quindi andiamo a presentare qui, a dettagliare la possibilità di avere a disposizione un pacchetto completo in cui la contabilizzazione sia solo un elemento di un sistema ben complesso che porta con sé funzioni profondamente domotiche, sia in termini di controllo che in termini di scambio dati. Ok? I componenti della soluzione: EquoBox è composta da level converter, taglia 60-250 carichi, RTU Evo è il nuovo concentratore connesso di Synapse, in realtà nuovo ma presente sul mercato già dalla precedente stagione termica. Repeater multi-op, repeater single-op, e la soluzione che più sta avendo successo, una soluzione davvero molto interessante, full IoT, che noi chiamiamo Smart Gateway, che sostanzialmente è un concentratore con SIM integrata e modem GPRS per lo scambio di dati e gestione completa attraverso la piattaforma Synapse Global App. Concludiamo con un elemento decisamente unico che è il dispositivo utente, che in questo contesto diventa un elemento essenziale per il monitoraggio dei consumi. Il dispositivo utente favorisce il monitoraggio di un vettore diverso da quello
gestito dai precedenti dispositivi, vedi gas, ma si occupa del vettore energetico energia elettrica. Perché? Perché questo oggetto consente l'interfacciamento del contatore di seconda generazione di distribuzione, il cosiddetto Open Meter 2G. Quindi diciamo così, che cosa succede? Succede che in funzione della tipologia di impianto, unifamiliare o condominio, e del vettore energetico principale, gas o elettrico, Synapse ha creato quattro kit. Qui li vediamo in maniera così generica, poi li andiamo a dettagliare. Ho preparato degli schemi che spero potranno aiutarvi. Magari qui li accenniamo solamente nella documentazione che poi andrete a scaricare, però sarà molto semplice prendere atto della architettura di sistema che fa riferimento a questi schemi di riferimento. Ecco qui gli schemi. Allora, unifamiliare con vettore energetico principale gas. Cosa proponiamo di fare? Proponiamo l'installazione di un contatore termico che sostanzialmente potrà essere acquisito, un contatore con interfaccia radio wireless M-Bus, che potrà essere acquisito attraverso una delle nostre varie soluzioni. Riteniamo che quella più adeguata per un rapporto costo-funzionalità sia lo Smart Gateway stesso, e questa soluzione è integrata all'interno di un supervisore domotico che può assolvere a due funzioni fondamentali. La prima è trasferire le informazioni a bus come Modbus piuttosto che KNX, quindi bus di campo, ma allo stesso tempo può fare in modo che queste informazioni siano quelle provenienti dal mondo della contabilizzazione, quindi una sorta di multi-gateway che può avere però anche funzioni di supervisore. Per quanto riguarda il vettore principale elettrico, che cosa succede? Succede che l'attenzione si sposta verso l'energia elettrica e di conseguenza il fulcro diventa proprio il contatore di nuova generazione, l'Open Meter 2G. A questo punto il dispositivo utente diviene l'interfaccia fondamentale per acquisire dati da questo dispositivo e renderli disponibili di nuovo a chi? A un supervisore domotico che potrebbe essere, che garantisce anche funzioni di scambio dati verso di nuovo i bus di qui sopra, Modbus piuttosto che KNX. Diciamo che l'architettura rimane piuttosto fissa al netto del variare del vettore elettrico di riferimento. Per quanto riguarda invece il mondo dei condomini, diciamo che lo spazio di manovra diventa più ampio. A fare la differenza sono le architetture di sistema, le architetture di impianto, perdonatemi, e mi riferisco a impianti di contabilizzazione diretta piuttosto che indiretta, dove in quest'ultimo caso la comunicazione può essere sia di tipo wireless M-Bus, quando ci sono di mezzo ripartitori sicuramente, o anche contatori, questo accade per lo più negli impianti nuovi, o comunicazione cavo, quindi M-Bus, per impianti vecchi, quando la contabilizzazione invece diventa tipicamente diretta. Ora, in questo schema che cosa vediamo? Vediamo che ci sono dei ripartitori, all'interno di ogni appartamento si predispone l'installazione di un supervisore domotico. Questo supervisore domotico con funzione di gateway che cosa può fare? Acquisisce i dati, integra i dati della contabilizzazione, li rende disponibili all'utente e potenzialmente l'utente può poi collegare ad esso sistemi di controllo domotico dell'impianto per quanto riguarda in maniera prioritaria la termoregolazione su due bus fondamentali che sono il bus KNX piuttosto che Modbus. Quindi lui funge da gateway multiprotocollo e può assumere funzioni di supervisore domotico. In questa architettura la contabilizzazione di tipo indiretta, quindi abbiamo trasferito tutti i contenuti su un mondo radio, quindi wireless M-Bus la fa da padrona, perdonatemi. In questo caso siamo in un'applicazione dove sostanzialmente la contabilizzazione è diretta, ma la comunicazione è di nuovo wireless M-Bus, quindi immaginiamo che ci siano degli stacchi orizzontali per ogni appartamento e ogni appartamento sia di conseguenza dotato di un contatore termico con comunicazione radio. Ecco che lo stesso sistema di acquisizione dati Smart Gateway è assolutamente vincente per questo tipo di applicazione e di nuovo l'integrazione verso l'integrazione con un nostro gateway multiprotocollo consente la possibilità di avere a disposizione un sistema domotico di appartamento. Addirittura, come vedete, questa interazione può spingersi fino alla centrale termica, dove io posso pensare di trasferire dati provenienti dalle singole unità per creare scenari di efficientamento in termini di funzionamento della centrale termica, quindi pompe piuttosto che caldaie o qualsiasi altro elemento che debba essere controllato all'interno della centrale termica, diciamo così.
Per quanto riguarda il gas, sulla contabilizzazione diretta, ovviamente le cose cambiano nel momento in cui la comunicazione è di tipo cavo. Il bus di riferimento sappiamo tutti essere l'Embus, la soluzione di riferimento è la soluzione basata su RTU Evo, quindi parliamo di un concentratore con level converter che viene installato nella centrale termica e va a comunicare con le varie cassette satelliti. Di nuovo, esiste la possibilità di installare all'interno di ogni appartamento un dispositivo che consenta di portare al servizio della termoregolazione e quindi del controllo domotico i dati della contabilizzazione, essendo nelle condizioni noi di fornire un pacchetto completamente integrato. Quindi non cambia nulla se non il fatto che i contatori questa volta sono Embus e il dispositivo giusto per acquisirlo diventi l'RTU Evo. Un ultimo caso particolare, guardiamo un po' al futuro, il vettore principale diventa elettrico ma siamo sempre all'interno di un condominio. Ovviamente che cosa succede? Succede che ipotizziamo che il sistema di riscaldamento sia alimentato dal vettore elettrico e il modo più semplice per capire che cosa stia succedendo diventa la lettura del contatore di seconda generazione all'interno di ogni unità abitativa e quindi l'installazione di un dispositivo IO-meter 2G, un dispositivo utente, all'interno di ogni singola unità abitativa. Di nuovo, questo dispositivo è stato integrato all'interno dei nostri gateway multiprotocollo con funzione di supervisione e quindi la possibilità di poter gestire questi dati in maniera integrata, termoregolazione da una parte, domotica, vedi domotica, e lettura dei consumi, tutto all'interno potenzialmente, per esempio, della stessa app a disposizione dell'utente del singolo condominio. Qui credo che siano sparite un paio di slide, quindi è una cosa che purtroppo ci affligge, ma in sostanza lo stesso tipo, no, credo che l'abbiamo visto precedentemente, perdonatemi. Ok, questi sono gli schemi che mi interessava portare alla vostra attenzione. Ovviamente siamo a disposizione per discutere le varie soluzioni, qui l'approccio è completamente generale, non abbiamo nessun problema ad approfondire caso per caso le richieste dei nostri clienti, quindi vi invito a contattarci, sostanzialmente la mia presentazione è terminata. Simone, ti ripasso la parola. Sì, assolutamente. Allora ovviamente abbiamo fatto alcuni esempi, lì diciamo trovate la nostra mail, potete tranquillamente scrivere su info@synapse-tech, mi raccomando.it e ovviamente vi ricontatteremo per dettagliare tutte le esigenze del caso. Va bene, ringraziamo per i saluti e per i complimenti, come sempre siamo felici di essere utili e insomma e soddisfare le vostre aspettative. Un saluto a tutti, grazie Marco, grazie Massimo e a tutti prossimo mese. Saluti. Ciao, grazie. Ciao.